Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi vedremo insieme 3 idee creative per impacchettare i tuoi regali in modo originale e fichissimo con materiali che hai già a casa ed evitando quindi inutili sprechi. Ecco gli spoiler delle 3 idee creative che vedremo oggi. Partiremo da questo per arrivare a questo. Poi passeremo da questo e arriveremo a questo. E per finire partiremo da questo per arrivare a questo. Quindi la prossima volta che devi impacchettare dei regali e la carta non ti basta e non hai voglia di andarne a comprare dell'altra, sappi che non è assolutamente necessario farlo. A volte basta semplicemente prendere altre strade. Direi di non indugiare oltre e di cominciare subito a preparare i nostri pacchetti. Allora, io provo un amore spassionato per l'estetica degli spartiti musicali. Credo che i pentagrammi abbiano un'eleganza senza tempo e siano di una bellezza e di una poesia incredibili. Quindi mi sono detta, perché non partire da questi spartiti meravigliosi e dare loro una seconda vita? Quindi vediamo insieme come procedere per piegare lo spartito e ricavarne un sacchetto. Prendi lo spartito, posizionalo in orizzontale e piegalo verso l'interno per individuare il centro. Poi prendi i 2 bordi laterali e piegali verso il centro. Fai in modo che si sovrappongano leggermente. Poi sulla sovrapposizione metti della colla e fissali bene. Piega il bordo inferiore di qualche centimetro verso l'alto. Fissalo bene. Poi apri i 2 bordi e piegali in modo da formare 2 triangoli esterni. Prendi i 2 lati e ancora una volta piegali verso l'interno in modo che si sovrappongano leggermente l'uno con l'altro e incolla la superficie di sovrapposizione. Infine piega i bordi laterali dello spartito verso l'interno e fissa molto bene la piega. Ora apri il tuo sacchetto. Come vedi, la piega centrale va rovesciata verso l'interno del sacchetto. Ora piega la parte superiore del sacchetto in modo tale da formare la decorazione a fisarmonica. Io ho preso un filo di lana nero e ho deciso di riproporre il pentagramma, quindi l'ho ripiegato 5 volte e l'ho fissato in alto con un fiocchetto. Qui tu fai quello che vuoi, ovviamente. I nostri spartiti sono pronti a vivere una seconda vita. Per la seconda idea creativa di impacchettamento ti serviranno un cilindro di carta di quelli che trovi all'interno dei rotoli di carta igienica, una pagina di un libro vecchio ed eventualmente un nastrino. Io non l'ho usata, ma se ce l'hai è un grande aiuto, anche una pinza per occhielli. Vediamo come procedere per creare un pacchettino molto adatto all'impacchettamento di gioielli e oggetti di piccole dimensioni. Prendi il cilindro del rotolo di carta igienica e appiattiscilo bene e appoggialo sulla pagina del libro. Piega i bordi laterali della pagina del libro verso l'interno in modo che si sovrappongano e incolla la superficie di sovrapposizione. Taglia la carta in eccesso . Prendi una tazzina o un goniometro, qualsiasi cosa che abbia una forma tonda, e disegna una mezzaluna. Taglia i bordi della mezzaluna o del semicerchio.
fallo sia sul bordo inferiore che quello superiore del pacchetto. Ora piega verso l'interno le 2 mezze lune inferiori. Io, non avendo l'occhiallatrice, ho sventrato il pacchetto con una forbice. Poi fai passare un nastrino o un filo all'interno dei 2 buchi e chiudili con un fiocchetto. Per la terza idea creativa abbiamo bisogno di una scatola di cereali, dei fogli di giornale o di rivista o della carta da regalo se preferisci, quello che si avvicina di più al tuo gusto va benissimo, e degli spaghi o nastrini. Partendo da queste povere cose ne ricaveremo un sacchetto con i manici. Vediamo insieme come fare. Se anche tu vuoi usare le pagine di una rivista, strappale e poi incollale in modo da formare un foglio più grande in grado di avvolgere l'intera scatola. Poi taglia tutte le linguette superiori della scatola di cereali. Adagia la scatola sul tuo foglio e incolla nella superficie. Ripiega il tuo foglio verso l'interno e avvolgi la scatola. Fai in modo che i 2 bordi del foglio si sovrappongano e al solito incolla la sovrapposizione. Ripiega la carta in eccesso del bordo superiore della scatola verso l'interno e incollala bene. Poi passa a piegare la parte debordante di carta al lato inferiore della scatola, esattamente come la piegheresti per un normale pacco regalo, e incollane bene gli angoli. Prendi l'occhiallatrice e fai dei buchi. Se non hai l'occhiallatrice, usa una forbice. Infila lo spago o il nastro all'interno dei buchi e il tuo sacchetto con manici è pronto. Ecco, queste sono 3 idee creative che puoi usare sempre, ma che possono rivelarsi particolarmente utili sotto le feste. Fammi sapere quale di queste idee creative ti è piaciuta di più e quale vorresti realizzare o hai già realizzato. Se questo video ti è stato utile, metti un mi piace e se vuoi esplorare altre idee creative, iscriviti al canale perché faremo ancora molti esperimenti insieme. Io credo che utilizzare del pensiero creativo e mettersi a pasticciare con le mani, partendo da materiali che abbiamo già a casa, perché le nostre case sono sommerse di cose che non utilizziamo, sia veramente un gesto intelligente che può dare grandissime soddisfazioni a te, può aiutarti a sviluppare un pensiero laterale e creativo, a uscire fuori dagli schemi, a risparmiare e a non sprecare. Sono convinta che con il riciclo creativo vincano tutti. Vinci tu, vince l'ambiente, vince anche il tuo portafoglio. Quindi ecco, io sono una grandissima sostenitrice della creatività in tutte le sue forme e quando uniamo il pensiero creativo e la manualità a una causa buona, come per esempio fare la nostra piccola parte nel risparmiare risorse e promuovere uno stile di vita più sostenibile, è veramente figo perché così facendo vincono tutti. Forse è una battaglia contro i mulini a vento, però io farò la mia parte. Ma se vorrai unirti e fare anche tu la tua piccola parte, divertendoti, risparmiando ed esplorando un po' e giocando un po' con i materiali e sporcandoti le mani e ritrovando una dimensione di gioco, perché prendere una cosa e trasformarla è un gioco divertentissimo. Spero di vederti in futuro. Se sei arrivato o arrivata fin qui, io ti ringrazio infinitamente del tuo tempo. Il tuo tempo è una risorsa preziosa e non lo do per scontato, per cui grazie infinite e se vuoi ci vediamo alla prossima idea di riciclo creativo. Ciao!